Prepareremo quindi la pasta a biscotto senza lievito. Ci occorreranno innanzitutto 5 uova, aggiungiamo un pizzico di sale. Lavoriamo molto bene con le fruste le uova finché saranno ben montate e spumose. Vedete come sono diventate più chiare le uova? Il trucco per ottenere una pasta a biscotto bella morbida ed elastica è appunto cercare di incorporare quanta più aria possibile durante la lavorazione. Aggiungiamo ora 140 g di zucchero semolato e della buccia di limone grattugiata che ci aiuterà a togliere il sapore delle uova. In alternativa potete anche utilizzare la classica vanillina o dell'estratto di vaniglia. Lavoriamo ancora per qualche minuto, così da far sciogliere bene lo zucchero. Abbandoniamo le fruste e andiamo a setacciare adesso 100 g di farina 00, che andremo a girare con attenzione con un cucchiaio di legno o una spatola in silicone, incorporando per bene tutta la farina. Fate un movimento dal basso verso l'alto per non smontare le uova. Come vedete, quindi non abbiamo usato alcun tipo di lievito. Assicuratevi che tutta la farina sia incorporata. Vedete le bolle d'aria che ogni tanto escono a galla? E il nostro composto è pronto. Andiamo ora a rivestire una leccarda, questa misura 35x30, con della carta forno che io ho bagnato e strizzato per far aderire perfettamente. Versiamo quindi il composto . Livellatelo per bene . Andiamo adesso ad infornarlo a 180 gradi per circa 20 minuti. Io utilizzo un forno ventilato. Prima di tirarlo fuori controllate che sia cotto con il classico sistema dello stuzzicadenti al centro del dolce per verificare che non esca umido. Ed ecco la nostra pasta a biscotto appena sfornata. Vado ora a preparare una crema al burro. Ho lasciato a temperatura ambiente 200 g di burro finché è diventato bello morbido. Vado a lavorare con le fruste . Vado ad aggiungere 400 g di zucchero a velo, lo aggiungo un po' alla volta. Come vedete io non sto aggiungendo latte. Per rendere la mia crema al burro più morbida vado ad unire un cucchiaio o due di liquore all'arancia o in alternativa anche del semplice succo di limone.
Questo renderà la mia crema al burro più morbida e anche profumata. Ed ecco la mia crema al burro pronta. Ora vado a dividerla in due parti. Questa la lascerò bianca, quindi solo profumata con quel po' di liquore all'arancia che abbiamo utilizzato. In quest'altro po' vado a mettere giusto un po' di cacao per farla al cacao. Vado a riprendere la pasta biscotto e la tolgo dalla carta forno. Ho preparato 100 g di amarene, separandole dal succo che ho allungato con poca acqua, e vado a bagnare la pasta biscotto. Distribuiamo la crema al burro . Ricordatevi sempre di lasciare un po' liberi i bordi. Andiamo quindi ad aggiungere le amarine. Andiamo quindi ad arrotolare aiutandoci con la carta forno. Mettiamo ora in frigo, così da compattare il tutto. Dopo circa un'ora ho ripreso il rotolo, l'ho posizionato su una piccola grata con della carta forno sotto e ho fatto fondere a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente, che adesso vado a versare sulla superficie del rotolo.
Questo è un dolce davvero golosissimo, molto calorico. In realtà me l'ha richiesto mia sorella. Ha all'incirca 1000 calorie ad ogni morso, però per una volta si può. Questo è un dolce che portava sempre a casa nostro padre. Non so se ha un nome particolare. Lo comprava in una pasticceria vicino casa ogni domenica. Anzi, se qualcuno di voi sa come si chiama questo dolce in particolare, me lo può far sapere gentilmente nei commenti. Io ero piccola, non pensavo a tanti dettagli. Ora non ci resta che attendere che il cioccolato si asciughi e poi potremo tagliare a fette il nostro dolce. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette. Ciao a tutti da Marti!